Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine. Oggi andiamo a fare l'identikit del tuo vero amore, della tua anima gemella, di quell'amante mistico che si incarna quando il tuo karma lo permette all'interno di una persona fisica e ti permette un certo tipo di esperienza evolutiva a livello relazionale. Puoi aver già incontrato questa persona o deve ancora arrivare. Questo è, come dire, quello che andiamo a fare oggi è un viaggio iniziatico verso l'idea. Come dicevano gli antichi, le idee sono gli dei, hanno la stessa radice etimologica e avere un parametro di riferimento, un'idea da contemplare nelle relazioni che hai è fondamentale affinché tu possa prendere sempre più consapevolezza, luce e portarla nella relazione, affinché la persona con cui stai si palesi sempre di più nella manifestazione del tuo vero amore. Molti aspetti che andrò a leggere oggi nella stesa li ricordi bene. Perché? Perché la tua anima gemella, il tuo vero amore, è il tuo specchio corrispondente che ti permette di integrare il tuo archetipo di nascita, la Vergine, no? Sono tutti aspetti del tuo amante mistico, del tuo sposo celeste o sposa celeste o sposo invisibile, no? E oggi andiamo a fare questo viaggio insieme per te, che sei figlia della terra e del cielo stellato e anche del grano dorato, che sei custode della precisione, del dettaglio sacro. Ecco, il tuo spirito cerca la purezza, il tuo spirito cerca l'ordine, che non è gabbia, ma è una danza armoniosa con la natura. Tu sei al servizio del mistero, come proprio una sacerdotessa che intreccia i fili invisibili tra il visibile e l'invisibile. In te vive l'archetipo dell'alchimista silenzioso, colui che è capace di trasformare la materia più semplice in oro. Perché? Perché tu vedi il divino nascosto nelle piccole cose e l'amore vero per te non è fuoco che brucia senza misura, ma è una fiamma chiara, una fiamma stabile che nutre e illumina il cammino. E allora oggi ti presento il tuo amante mistico, l'anima gemella che entra nella tua vita non per spezzare l'ordine, ma per portarti oltre i confini del controllo, verso la fusione con la bellezza più grande. È l'amore che ti ricorda che la perfezione non è rigidità, ma è resa al flusso. Allora iniziamo questo bellissimo viaggio insieme. Ho preparato la struttura in 2 atti, in modo tale da seguire un filo narrativo e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te. Primo atto, 10 carte per te, per lui, scusami, o per lei, per l'anima gemella. 10 carte. Prima carta, la sua essenza, la sua anima. Qual è la sua natura profonda? Seconda carta, il suo dono. Cos'è che porta nella tua vita? Il dono che porta nella tua vita, qual è? Terza carta, la sua luce. Qual è la sua qualità più bella? Quarta carta, la sua ombra. Ciò che ti farà crescere. È l'ombra, eccola qui, è caduta. La quinta carta, il suo corpo, l'aspetto fisico, la sua presenza, la sensualità. Sesta carta, il suo stile, come si muove, com'è il suo modo di fare, com'è la sua energia quotidiana. Settima carta, il suo cuore, come ama, come si apre, come si dona all'altro. Ottava carta, la sua mente, come pensa, come comunica, come sogna. Nona carta,
Qual è il suo lavoro? Cosa fa? O la sua vocazione? Qual è il tipo di attività o talento a cui è predisposto? Qual è la sua via di realizzazione? Decima e ultima carta del primo atto, la missione comune. Perché vi incontrate? Cosa siete chiamati a creare insieme? Secondo atto, undicesima carta, la tua energia. Come stai vibrando adesso? Dodicesima carta, cos'è che attrai? Che tipo di relazioni hai attratto fino a questo momento? Tredicesima carta, la lezione karmica. Quello che hai già vissuto, quello che hai già compreso dalle relazioni che hai avuto o che stai avendo. Quattordicesima carta, qual è il nodo? Il nodo, cos'è che blocca la manifestazione dell'anima gemella o della persona perfettamente corrispondente? Quindicesima carta, il gesto di liberazione, il rito, l'atteggiamento che apre la porta all'anima gemella. Sedicesima carta, la chiave dell'incontro. Come, dove e in che dimensione dell'anima riconoscerai il tuo vero amore. Allora, come sapete questa lettura la faccio ogni 2 anni, perché è una lettura molto intensa. Per questo vi consiglio anche di salvarvi questa lettura, perché questo che ti andrò a leggere è ciò che è l'idea che ti permetterà di plasmare la realtà sulla base di questa idea. Ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Chi è il tuo vero amore? Andiamo a scoprirlo. Allora, l'essenza di quest'anima qui. Andiamo a vedere l'essenza. Com'è? Wow, bellissimo. Guarda che bella questa carta. Quest'asso di coppe stupendo corrispondente all'essenza di questa persona. Questa persona arriva con tantissima disponibilità emotiva molto forte, ma anche semplice. Gesti affettuosi senza troppa teatralità, offerte di vicinanza sincere, una naturale capacità di commuoverti. Cioè, è il tipo di persona che apre le conversazioni dicendo, per esempio, come stai veramente? Cioè, e non si ferma alla risposta superficiale, mi spiego? Cioè, se gli chiedi cosa vuoi, questa persona risponde con sentimento, non con strategie. È proprio semplice, aperta, pura, diretta, bellissima questa essenza. Ok, vediamo il dono che porta alla tua vita qual è. Il 7 di spade è il dono, strategia, astuzia. Il dono è la sottigliezza, cioè questa persona ha la capacità di vedere ciò che gli altri non notano. Vedi, qua c'è una persona che si nasconde dietro un ramo, no? Con l'arco e la freccia pronti. E la capacità di vedere ciò che gli altri non notano. E la capacità di muoversi tra varie possibilità e di trovare vie nuove sempre. Cioè, un messaggero astuto che porta, come dire, risorse nascoste. Però questo messaggero insegna anche l'arte della discrezione. Quindi, a livello pratico, come lo riconosci? Perché questa persona ti dona agilità mentale e ti dona la capacità di uscire da alcuni impacci o un impasse con intelligenza. Attenzione, il dono può presentarsi come furbizia, cioè potresti vederlo come una persona furba, però è una persona che sa, cioè praticamente attua delle soluzioni non convenzionali. Cioè lo riconosci quando, per esempio, che ne so, risolve un problema con una mossa che gli altri non avrebbero mai considerato.
E quindi con te che succede? Che può insegnarti a non essere troppo rigida sulle regole e a usare l'ingegno per la vita quotidiana. Bellissimo, eh? Ok. Vediamo adesso, terza carta, abbiamo la sua qualità più bella, qual è? Il diavolone, la sua qualità più bella. Ottenere tutto ciò che si prefigge. Perché è una grande astuto, ma qua abbiamo il cuore aperto. Mi viene in mente Hermes, no? Mercurio, tra l'altro tu sei, il tuo pianeta reggente è Mercurio, Hermes, no? È una persona brillante. Questa è la potenza dell'istinto, l'intensità, non è una cattiva carta, ok? Dipende sempre dalle posizioni dove esce, anzi, no? Che vede il diavolo, oddio il diavolo, no, no, aspetta, il diavolo è l'ambizione, e in questa posizione il dono è la luce che ti dà, no? Cioè, il dono è questo, questa è la luce. Guarda, è una fiamma che chiama la vita nelle sue forme più vere. Il diavolo come luce qui diventa proprio il coraggio di sentirsi vivi. È l'energia che scuote la stagnazione. Come lo riconosci? Che è molto passionale questa persona, è sensuale, ha una capacità di far uscire dal guscio le parti più vitali, cioè sa accendere il desiderio e la forza vitale. Questa persona ti dà coraggio pratico per affrontare ciò che sembrava noioso oppure troppo serio, cioè è appassionata. Ok, appassionata, bellissimo. Vediamo qual è l'ombra, cioè quello che porta in essere, che ti farà crescere, no? Il 10 di bastoni. Guarda, l'ombra è il peso delle responsabilità, però della responsabilità non scelta, cioè il carico che logora. Questa persona ti mostrerà dove porti troppi oneri, o per rispetto o per bisogno, e ti inviterà a liberarti o a ridistribuire. Cioè a livello pratico con questa persona emergeranno i temi del sovraccarico. Troppi compiti, troppi ruoli, aspettative che diventano pesi. Cioè troverai che insieme tendete a prendere su di voi più del necessario, quindi qua la crescita è imparare a delegare, a dividere i fardelli, a riconoscere quando, per esempio, il dovere diventa schiavitù. Questo è ciò che ti farà crescere, impari con questa persona, ok? Ok, vediamo com'è questa persona, il corpo, no? Qua abbiamo la quinta carta, il corpo, aspetto fisico, la presenza e la sensualità. È bello, c'è il sole qua. È fisicamente radiosa questa persona. Calore, sorriso che illumina, presenza che risveglia, cioè la sensualità qua è solare, è gioiosa, celebra la vita proprio corporea, no? Come una festa. Come lo riconosci? Lo riconosci perché avrà un portamento aperto, espressivo, cioè la sua energia fisica trasmette vitalità e benessere. Ti sentirai attratta o attratto da una presenza che, cioè, sai quelle persone che fanno bene solo se stanno vicine? Io la riconducevo molto questa sensazione a mio fratello, anche se non parla, ti fa bene se sta vicino. Cioè, quella cosa lì. Ehm, Ti sentirai attratta perché fa bene anche solo se sta vicina. Quindi, quali possono essere i segnali? Risate frequenti, la pelle che arde di salute, il contatto che riscalda l'anima. È molto molto bella questa persona, è bellissima, bellissima, partendo con l'asso di coppe, è bellissima. Mm. Ok, vediamo il suo stile, no? Qua abbiamo la sesta carta, lo stile, come si muove, il suo modo di fare, la sua energia quotidiana. Vediamo com'è. Qua abbiamo l'eremita che corrisponde anche al tuo archetipo, della Vergine. Infatti io sto leggendo praticamente te alla potenza, perché il tuo amante mistico, l'anima gemella, sei tu che ti specchi nella piena completezza, nella tua interezza, no? Guarda, nel quotidiano questa persona si muove con lentezza riflessiva. L'eremita qua dona una sorta di autosufficienza interiore. Il suo stile qua è uno stile raccolto, misurato, attento alla profondità più che all'apparenza, va bene? Attento alla profondità più che all'apparenza come stile. Come lo riconosci? Lo riconosci perché è una persona riservata, ama molto i suoi spazi,
Qua è come se scegliesse questa persona dei lavori o dei rituali che richiedono concentrazione e ricerca. Cioè questa persona non è una persona mondana per il gusto dell'ostentazione, no, no. Questa persona predilige la qualità al clamore e nella coppia porta la capacità di introspezione e di mettere ordine dentro e fuori. Una bellissima, bellissima persona. Sì. E vediamo il suo cuore com'è. Qua abbiamo il cuore, no? Settima carta del cuore. Come ama questa persona? Bello, bellissimo. C'è un 3 di denari. È cooperativa questa persona, cioè ama costruendo. Il suo affetto praticamente si manifesta proprio nel lavoro condiviso, nel progetto che unisce le vostre mani. Il 3 di denari qua è la cooperazione che diventa tenerezza, no? Come ama questa persona? Ama partecipando, si fa vedere attiva. È quello che ti mette accanto, che programma insieme, che costruisce con pazienza. Cioè, se ti ama lo vedrai proprio nei piani concreti, concreti. Un progetto comune, la volontà di imparare insieme, il mettersi al servizio per costruire qualcosa di stabile, di bello. È una bellissima persona. D'altronde sei tu. D'altronde sei tu. Vediamo la sua mente, come pensa, come sogna, come comunica. L'asso di denari, guarda, è bellissimo. La mente di questa persona è molto pratica. Ci sono nuove idee che generano possibilità concrete. I suoi pensieri diventano opera concreta. Come lo riconosci? Lo riconosci perché ha un pensiero orientato al risultato. Ha idee che si possono concretizzare, attenzione alle risorse, capacità di pianificazione. Cioè, con questa persona trovi chiarezza su come tradurre sogni in piani concreti. Cioè, lo sa fare. Cioè, è la testa che sa mettere proprio ordine e produrre valore. È una bellissima persona questa, bellissima. Ripeto, d'altronde sei tu. Vediamo il suo lavoro, la sua vocazione, cosa fa? O la sua vocazione. E qua abbiamo un 4 di denari. Beh sì, guarda, ha una vocazione verso la stabilità e anche il risparmio, gestione delle risorse, no? Per esempio, può lavorare negli ambiti della finanza o nella gestione domestica o delle professioni dove la sicurezza e la custodia sono centrali. Questa persona preferisce costruire e conservare piuttosto che rincorrere la moda o il rischio eccessivo. Cioè custodisce ciò che è importante e la sapienza del conservare, no? Del far durare, un po' come mio padre questo. Sì, è una persona molto saggia qua, comunque. E vediamo qual è la missione comune, cosa siete chiamati a creare insieme. Beh, il Papa. Siete creati a stare insieme. Il Papa è... Cosa siete destinati a fare insieme? Il Papa, cioè nel senso un'unione molto stabile, duratura e soprattutto insieme come visione poetica siete chiamati a trasformare la quotidianità in rito, cioè a dare senso e ordine, a essere esempio di valori pratici, valori spirituali. Cioè la vostra coppia ha una qualità didattica, mi verrebbe da dire, una qualità di testimonianza. Cioè, come per dire, il vostro incontro ha lo scopo di instaurare tradizioni, instaurare norme condivise, di essere un punto di riferimento anche per gli altri. Io qua vedo che costruirete delle pratiche che educano, famiglia, insegnamento, progetto comune con un fondamento etico. Beh, è una persona veramente degna di nota. Qua c'è un grandissimo potenziale, bellissimo. D'altronde sei tu, è il tuo potenziale che viene messo in essere con lo specchio di questa persona, no? Sì. Ok, vediamo come stai tu, qual è la tua energia attuale.
hai un 2 di coppe, sei pronta, sei pronto. Molti di voi hanno già conosciuto questa persona, o altre invece state proprio in questa vibrazione qua. Sei nella vibrazione dell'unione, sei nella vibrazione dell'apertura all'amore, nel desiderio di specchiarti in un'altra persona e di riconoscerne la reciprocità. Questa è la condizione in cui ogni incontro del vero amore è possibile. Ci sei già dentro. Io non so che stai vivendo adesso, ma questo è il tuo. A livello pratico qua io ti vedo molto attrattiva o attrattivo, in modo proprio equilibrato, sei pronta o pronto al dialogo, alla collaborazione affettiva, e questa energia fa sì che le relazioni abbiano possibilità di intimità autentica. È una bellissima energia che hai. Ok, vediamo quello che attrai, che magnetizzi o che hai attratto come relazioni fino a questo momento. E qua abbiamo l'imperatore. Hai attratto persone con senso pratico e con potere organizzativo. Hai attratto dei partner che portano ordine, piani, decisioni, e queste relazioni ti hanno messo alla prova o ti mettono alla prova sulla capacità tua di integrarti in delle strutture concrete. Cioè attiri stabilità strutturata comunque, figure che incarnano autorità, responsabilità, ordine. Questa è la figura potente che radica. Questo tipo di figure hai attratto o queste figure attrai con questo magnetismo qui. E vediamo cosa hai imparato da queste relazioni. Vediamo la lezione karmica, no? Quello che hai imparato. L'otto di bastoni. Hai imparato che la vita può accelerare e che la prontezza è proprio una lezione, cioè hai imparato a cogliere l'attimo, carpe diem. Hai imparato a agire con rapidità anche quando il vento cambia, cioè hai acquisito agilità dalle tue relazioni, hai acquisito che saper rispondere ai cambiamenti. Praticamente sai che i segnali vanno colti, carpe diem, hai acquisito la consapevolezza del carpe diem. Questa lezione ti spinge adesso a non indugiare troppo quando arriva l'occasione, ce la sai prendere. Hai imparato che l'inerzia può costare delle opportunità, quindi hai imparato a prendere, a cogliere l'attimo. È una bellissima lezione questa, E vediamo in questo momento qual è il nodo che blocca la manifestazione dell'anima gemella, o l'ha bloccato fino a questo momento, oppure al vedere la persona che hai davanti, vediamo qual è il nodo, insomma, vediamo. Sì, chiaro, il cavaliere di bastoni, il blocco è l'impulso stesso che brucia, l'ardore senza direzione, no? Il cavaliere di bastoni ti mostra la sfida di non bruciare tutto, tutto subito. Allora, il nodo qua è l'impulsività, attrazione improvvisa che poi non si radica, delle decisioni prese per passione che però poi non sostengono il lungo termine. Cioè, quando l'ingresso dell'anima gemella è bloccato da questo nodo, significa che occorre da parte tua rallentare che cosa? Rallentare le reazioni emotive e riconoscere chi è disposto a costruire e non solo chi è disposto solo a correre. Cioè, vedi chi è disposto a costruire. Non farti prendere, passami il termine, dall'entusiasmo che poi non si radica, no? Ecco, questo è il nodo. E adesso andiamo a vedere qual è il gesto di liberazione che dobbiamo fare affinché possiamo fare entrare la forza dell'anima gemella, dell'amante mistico. Il paggio di spade. Allora, quello che dobbiamo fare è il paggio di spade. Allora, sai che devi fare? Liberarsi dal nodo significa togliere il tappo alla comunicazione timida, cioè smettere di girare intorno ai temi pesanti, per esempio, smettere di girare intorno. Cioè porre una domanda diretta che permette di vedere se c'è corrispondenza, non girarci intorno, no, diretta. Cioè non devi fare, non è polemica questa che devi fare, è proprio curiosità onesta e fresca. Cioè il paggio di spade qua rompe un po' il ghiaccio del forze, ti porta proprio alla luce le intenzioni. Cioè quando questo gesto avviene l'aria cambia del tutto, la mente si allinea al cuore e la relazione può finalmente sapere che ha
proprio una strada comune oppure no. Essere chiara, diretta, ma non con polemica, ripeto, sai, con quel tuo modo di fare, quella tua curiosità onesta, fresca, no? Cioè, sì o no? Questo è ciò che scioglie, ciò che non devi avere una comunicazione timida, ecco. Devi smettere di girare intorno ai temi pesanti, porre domande dirette, per vedere insomma se c'è corrispondenza, ok? Ok, andiamo a vedere adesso qual è la chiave dell'incontro. Dove, in quale parte dell'anima incontrerai l'anima gemella? Ok. È il giudizio. Il giudizio è la chiamata che risveglia. Guarda, l'incontro avviene in un tempo di resa, quando le maschere cadono, è la rinascita che segue la confessione, è il suono che porta la possibilità di ricominciare insieme con consapevolezza. Che cosa vuol dire a livello pratico? Che l'incontro può accadere in un momento di chiarificazione, che può essere una scelta, una performance di verità, mi verrebbe da dire, la fine di un capitolo o l'apertura di un capitolo. Cioè lo riconoscerai perché dopo la rivelazione reciproca, dopo quello che vi siete detti, ci sarà un senso di... Sai, mi viene in mente due persone che parlano, si dicono le cose, si chiariscono, ah, ora sappiamo. Ecco. E da quel sapere, da quel ora sappiamo, nascerà la possibilità concreta di costruire. Questo non è un colpo di fulmine leggero, cioè questa è la percezione di essere chiamati a un nuovo livello di vita insieme. Ossia, dopo un esame o dopo una prova che ha mostrato chi siete. Ricordati, c'è il paggio di spade qua. Un confronto, una prova, un esame, un mettervi alla prova, no? Dopo questo mettervi alla prova, della serie ora sappiamo, ecco, quella prova o quell'evento vi mostra chi siete l'un l'altro e quindi lì la riconosci la persona. Sì. Wow. Allora, quello che vedo è che per te c'è proprio un'acqua nuova. Questa storia si apre come una sorgente in attesa quasi, una promessa d'amore pura, semplice, no? Che qua vedo che è pronta subito a dissetare. C'è qua l'inizio che porta molta commozione. Qualcuno arriva con il cuore proprio in mano, con la capacità di sentire, no? Senza complicare, ti invita proprio a ricevere, ricevi, ti dà, ti dà. Questo dono però non arriva solo come poesia. C'è il 7 di spade, qua ti avverte che la risorsa che porta è sottile, sagace, capace di trovare delle vie dove gli altri vedono muri. E non si tratta di inganno, ma di ingegno, soluzioni sottili, pensieri laterali, la capacità di risolvere ciò che sembrava incastrato. Con lui impari a muoverti con astuzia gentile, a conservare ciò che conta senza urlarlo al mondo. E la sua energia più potente è il diavolo. È la forza dell'istinto vivo, è il desiderio che sveglia, la sensualità che scuote. Quella sensualità che scuote la pigrizia dell'abitudine, ti scuote, ti mette al centro del corpo, del piacere, cioè con lui la vita ritrova colore e calore. Eppure lungo la via l'ombra si presenta come 10 di bastoni, il carico che si accumula, per esempio, quando si costruisce senza delegare, quando il senso del dovere diventa catena. Questa relazione ti mostrerà dove porti troppo da sola, troppi pesi sulle spalle e ti chiederà di lasciare cadere qualche cosa, perché ciò che resta possa reggere davvero. Qua la lezione è netta. Imparare a unire, non a farsi schiacciare dal peso. Il corpo di questa persona irradia calore, calore solare, la sua presenza ti dà sollievo, ti dà fiducia, un grande sorriso, delle mani che non hanno fretta, una sensualità che è gioia e non è ansia.
cioè con lui il contatto è festa, è guarigione, proprio il tuo corpo si dispone a rispondere a questa gioia. Non è una persona che vive in superficie, no, non è una persona che vive con ritmi veloci, no, è una persona che ama i ritmi lenti, i pensieri raccolti, la ricerca. Questo equilibrio tra calore solare e pratica ritirata è proprio la cifra di questa persona, cioè sa stare nel mondo esterno e dentro di sé e ti insegna il valore del silenzio come nutrimento. Quando ama questa persona lo fa come chi costruisce insieme, il suo cuore è artigiano dell'amore, ti offre collaborazione, progetti comuni, mani che si intrecciano per creare qualcosa di bello, di utile. Qua troverai veramente azioni che parlano ogni giorno. Con lui i sogni si incastrano in dei piani veri, l'immaginazione trova strade pragmatiche. Ha una testa questa persona che fa prosperare il cuore e la promessa che il sentimento possa avere terreno fertile e fruttare. Questa persona, il suo lavoro è guidato dalla custodia, dall'attenzione, attenzione ai dettagli, attenzione alle risorse. Ha l'amore per ciò che dura, nel suo lavoro amore per ciò che dura. È la persona che protegge ciò che è stato costruito, è la persona che sa amministrare la casa, i risparmi, la sicurezza, cioè con lui si sente proprio la promessa di una vita concreta. È così che la vostra missione qua prende corpo nel Papa, insieme siete chiamati a rendere sacro ciò che fate, a trasformare la quotidianità in insegnamento, a testimoniare valori con coerenza, no? Il vostro rapporto diventerà proprio esempio, una pratica che educa e innalza. Tu sei pronta o pronto, c'è proprio apertura, voglia di tutto quello che ti sto dicendo. La tua energia attira figure che hanno il segno dell'imperatore, persone di struttura, di autorità, capacità di dare forma alle cose, e questo crea proprio il campo ideale, il cuore che offre, la testa che pianifica, la mano che custodisce. La lezione che hai già metabolizzato è l'urgenza dell'azione, cioè hai imparato a cogliere le occasioni, hai imparato a muoverti quando arriva il segnale, e questo ti ha reso pronta a non lasciar scorrere via ciò che ha valore. Il nodo che ha tenuto lontano l'anima gemella fino a questo momento è il cavaliere di bastoni, questo fuoco che corre troppo veloce, la passione che non si radica. Probabilmente in passato hai visto incontri che bruciavano prima di costruire. Questo impulso, se non addomesticato, blocca oggi l'ingresso di chi davvero può restare. Il gesto che apre la porta è incarnato qui nel paggio di spade. Non è un gesto epico, qualcosa che devi fare di epico, no, no, è la parola che scioglie il dubbio. Una domanda sincera. Le domande sincere che sai fare tu. E la curiosità che chiede, che non accusa, che chiede semplicemente. È quella sorta di... è il momento in cui la conversazione esce dal vago e diventa terreno comune. Chiara, netta, ma sicura, autorevole, no? Questo non è un colpo di fulmine superficiale, è una chiamata che risveglia, cioè il vero amore si presenta quando c'è verità, quando c'è confessione, quando c'è resa, quando c'è scelta consapevole. E lo riconoscerai perché dopo aver parlato, dopo aver visto chi siete davvero, allora ci sarà proprio quella sensazione netta della serie, ora sappiamo, ora siamo chiamati a questo. È una sorta di suono che risveglia, insieme vi libera, no? Il sapere, ok? Quindi andiamo a vedere adesso cosa ti dicono i miei potenti oracoli lui-lei. Quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione.
mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qui parliamo di un amore che quando ti incontra, questo vale anche per te, si sente talmente spiazzato che proverà a condurre la vita di prima, ma non sarà più possibile. Questo può essere che tu l'abbia già vissuto con una persona che voleva controllare, no? Molto, visto che attrae delle persone molto rigide a volte. E quindi in questa voglia di controllare le emozioni c'è una resa. Non posso controllare quello che provo per te, perché controllarlo significherebbe non vivere. Ok. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa frase di Kierkegaard è di una potenza inaudita che si apre a varie interpretazioni. Io adesso la riconduco a te e alla persona che arriva. Vi siete distrutti nel dolore. È per questo che arriva questo asso di coppe puro affinché si possa bere dall'acqua di sorgente. Questa è una carta che appartiene a entrambi. E allora mi viene da dirti con tutta la stesa che è uscita che alcuni di voi possono averla già incontrata questa persona e quindi aver fatto il viaggio ctonio sotterraneo nella disperazione entrambi e aver realizzato il vuoto, il niente, no? E quindi ricominciare con l'asso di coppe. Per altri di voi qui si parla proprio dell'aver fatto il viaggio sotterraneo con le emozioni più profonde e adesso essere, come questa carta bellissima ci enuncia, questa è la tua energia, pronte a ricevere e a dare nella verità più totale. Sì. Cos'altro? Ho sempre voluto te, lo capisci? Per alcuni di voi l'hanno già incontrata questa persona, soltanto che dovevate fare un po' di check, dire le cose chiare, dire le cose giuste. Ora sappiamo quello che ti ho detto prima. Questa è una carta che si riferisce a molti di voi che hanno già incontrato questo aspetto dell'anima gemella, che però manca l'aspetto del dire le cose chiare, non girarci intorno, arrendersi, ok, iniziamo e partiamo. Sì. Allora, fammi vedere. Come sentirai tutto questo nella vita quotidiana? Avvertirai un invito, prima di tutto per te. Questo amore arriva dove il tuo cuore è pronto a misurare sentimento e concretezza insieme. E lo percepirai in piccoli annunci. Un gesto che ripete cura da parte di questa persona. Una parola che mette ordine, asso i denari. Un'azione che toglie, come dire, toglie la confusione. Vedrai che si alleggerirà il peso stando con questa persona chiedendosi aiuto. Allora quando sentirai quella parola che toglie l'ambiguità, per esempio una domanda sincera che mette proprio le carte in tavola, sappi che il paggio di spade ha fatto il suo lavoro. Se dopo, in quel momento di verità, dentro di te, si alza una sorta di musica chiara e riconosci proprio il senso della chiamata, quello è il giudizio che suona, è quella la persona. Allora,
Chiudi gli occhi un attimo adesso. Immagina di essere in un giardino al mattino. Una mano ti porge una coppa d'acqua fresca. Dall'altra parte qualcuno accende una piccola fiamma che non scotta, ma riscalda. E in questa immagine parlare diventa il gesto sacro. E quando entrambi mettete la prima pietra di un progetto comune, il cielo risuona come una campana. La chiamata è stata ascoltata. E questo è il tuo cammino, dall'acqua fresca alla rivelazione potente del giudizio. Il tuo vero amore arriva come una verità che non si può più negare. E quando accadrà, saprai che è Lui. Perché? Perché non ci sarà bisogno di spiegazioni. Ci sarà soltanto una chiamata chiara, inevitabile e bellissima. L'anima gemella la riconoscerai non con la mente, ma con il cuore che vibra come una campana. Sarà inevitabile, vero, e sarà tuo. Wow, bellissimo, ragazze mie, ragazzi, è stato un viaggio stupendo, straordinario, magnifico, 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 magnifico. Ricordiamo che l'amante mistico è sempre tutto ciò che vivi, Ricordate il mito di amore psiche, quello dovete prefigurarvi sempre. E per connettervi sempre di più al vostro amante mistico, sotto l'info box c'è la pratica dei 21 giorni per realizzare quest'unione erotica e creare eventi sempre più straordinari, allineati con questa essenza qui. Quindi detto questo, io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.